Ben ritrovati in questo nuovo video tutorial sulla piattaforma di Leonardo dove mi trovo già. Andremo ad analizzare il Real Time Canvas e Real Time Generation. Vi invito a seguirmi fino alla fine perché magari molti di voi non l'hanno ancora utilizzato, non lo sanno ancora utilizzare molto bene, quindi vi darò dei consigli e delle informazioni che potrebbero esservi utili. Come sempre vi invito a mettere un like se il video poi vi è stato utile, condividere e ad iscrivervi al canale per non perdervi ulteriori video tutorial. Nella descrizione del video, per chi non ha ancora un account Leonardo, potete trovare il link per crearvi l'account gratuitamente. Partiamo subito col tutorial. Allora, Real Time Canvas e Real Time Generation li trovate dalla dashboard sulla sinistra. Allora, iniziamo da Real Time Canvas. Questa è l'interfaccia. Live Canvas ci permette di generare proprio da zero delle immagini rispetto al Canvas Editor che vi ho illustrato già in precedenti video. Con il Canvas Editor in buona sostanza andiamo a rifinire delle immagini che abbiamo già generato. Qui le possiamo generare da zero. Sulla sinistra poi abbiamo tutti gli strumenti che ci permettono di lavorare in questa sezione. Qui vediamo che possiamo anche caricare delle immagini, poi abbiamo l'elemento select come in Canvas, erase. Qui andiamo a disegnare in questa sezione sulla sinistra. Sulla destra poi abbiamo il nostro output. In alto vedete abbiamo il draw, cioè il disegno, e l'in paint che poi andremo ad analizzare. Usciamo. Sotto andiamo a inserire il prompt, più spostati sulla sinistra se cliccate qui c'è la possibilità di utilizzare il seed, quindi di fissare un seed e poi di stabilire la guidance. Queste sono già indicazioni che vi avevo lasciato in video precedenti. Diciamo che di base i video vecchi per capire come funziona Leonardo vanno bene. Real Time Canvas è uscito qualche mese fa, diciamo che oggi abbiamo maggiori rifiniture. Una volta che abbiamo generato l'immagine ci genererà anche un seme. Se ci spostiamo sulla sinistra abbiamo il nostro pennello e cliccando qui abbiamo le palette di colori, possiamo inserire un codice che vogliamo oppure fare la ricerca con i cursori oppure con il pick color prendere se lo vogliamo prendere da qualche immagine specifica. Allora questo è il colore del pennello, altrimenti possiamo scegliere il colore dello sfondo e lo possiamo fare nello stesso modo. E adesso il colore nero, se mi sposto viene modificato. Man mano che modifico il background sulla destra, come mi crea, io non ho inserito alcun prompt sotto, delle immagini. Ok, man mano che mi muovo, vedete, lui continua a generare, quindi senza alcun prompt. Bene, adesso provo a inserire invece un prompt. Qui possiamo inserire il preset, io ho lasciato il dynamic che mi aveva dato di default, la creative strength l'ho lasciata a 0,75, possiamo scegliere i nostri preset. Poi posso gestirmi la dimensione del pennello. Se io disegno per esempio una linea orizzontale, subito cambia e reinterpreta l'immagine, cello tutto, ok, ritorniamo alla posizione iniziale. Andiamo un attimo nel seed, vedete qui mi ha dato un codice. Se voglio poi fissarlo basta che clicco qui sul cursore e utilizzerà questo seme. Vogliamo di disegnare qualcosa qui. Cambiamo colore perché altrimenti mi fa sempre l'azzurro. Andiamo sull'arancione. Crea dei soggetti di questo colore e posizionati dove io sono andata a inserire questi elementi. Possiamo cambiare anche il preset e per esempio utilizzare photography, concept art. È anche molto veloce nella rielaborazione. Io lascio sul dynamic per cancellare sull'erase, vado a cancellare tutto col brush, elemento qui. Poi vado a inserire un elemento qui. Col select seleziono gli elementi e posso spostarli. Spostandoli più o meno dove ho le poltrone mi genera delle poltrone arancioni con delle lampade. Tutto ciò che io inserisco o modifico lo rielabora in tempo reale. Poi con l'erase quello che non ci piace lo andiamo a cancellare. Poi se andiamo sul background e cambio il colore per esempio in giallo,
modifica l'immagine con le tonalità del giallo, quindi il background influenza molto le tonalità dell'output. Se riprendo una tonalità scura, scurisce nuovamente l'immagine, quindi il background ha una forte influenza sui toni dell'immagine. Vado quindi a fare un disegno semplice con il pennello. Qui, come già detto, vado a regolare la dimensione del mio pennello. Quello che voglio farvi notare è che allora aumento un po' il brush, cliccando una volta così, vedete, mi crea un cerchio perfetto. Ogni volta che eseguo un'azione, sulla destra mi elabora una nuova immagine, in base anche al preset inserito. Se poi prendo il select posso muovere, anche ingrandire il mio cerchio. Poi da qui dalla palette, poi mettiamo background, poniamo, non so, questo colore. Col cursore qui sotto è possibile schiarire, creare ombre, man mano che mi muovo modifica il colore. Possiamo fare, qui ha creato un'ombreggiatura. Se poi cambio il preset, per esempio in painting, e con l'erase diminuisco, posso rifinire il cerchio perché io voglio creare un ovale di un viso. Allora diminuisco ulteriormente, passo per esempio al nero, poi faccio il naso, la bocca. Ok, vedete che già, a parte la mia elaborazione orrenda, comunque sulla destra riusciamo già a ottenere l'immagine di un volto. Poi sotto posso specificare nel prompt invece che deve essere un uomo, quindi a man, e inserire anche ulteriori dettagli. Non so, capelli biondi, allora posso mettere blonde hair. Poi man mano che voglio aggiungere elementi intervengo sempre sul prompt. Dando il preset, per esempio proviamo a mettere photography, cambia ovviamente molto l'elaborazione del mio disegno. Qui poi è scuro in volto, possiamo mettere smiling, otteniamo un ragazzo che sorride. Con l'elemento select, facendo così seleziono tutte le parti del mio disegno, quindi lo posso spostare. Se volete spostare elemento per elemento, posiziono di nuovo, allora il Creative Strength, man mano che lo diminuisco, otterrò un risultato più simile al mio disegno. Più lo alzo, più si discosterà dal mio elaborato. Con l'Instant Refine che troviamo in alto sulla destra, andiamo a migliorare l'immagine, meglio a definire tutti i particolari, come in questo caso sono stati sicuramente migliorati gli occhi. Possiamo andare a fare anche l'upscale. Spostandoci sulla sinistra, sempre nei tool andiamo ad analizzare l'Add Image. Con l'Add Image possiamo inserire o un'immagine di quelle che abbiamo realizzato noi, che quindi si trovano nel nostro personal feed, oppure un'immagine presente nella community, immagini di creatori che seguiamo. Comunque cliccando sull'icona dell'immagine, io adesso mi trovo nella community feed, è possibile anche aggiungerle uploadandole dal PC. Io ora andrò ad aggiungerne una della community. Rifacciamo questo micione, basta cliccare sull'immagine e dare confirm. La inserisce immediatamente nell'area di lavoro sulla sinistra e mi dà già un risultato immediato nel momento in cui vado a inserire l'immagine. Poi ovviamente nel momento in cui vado a cambiare i preset, non so, sketch color, aumento la creativity strength, quindi vado a modificare radicalmente l'immagine. Poi sotto, dove c'è questa barra, abbiamo la possibilità di rimuovere il background, remove background. Poi per esempio farvi vedere queste altre funzioni qui sotto. Andiamo in brush, posso posizionare l'elemento che ho disegnato dietro al mio micio. Arrondisco ancora un po'. Mantenendo il select posso cliccare o sull'elemento che ho appena creato, oppure passare qui sotto dove c'è l'immagine del gatto e cliccare send to front. Viene posizionato davanti al cerchio, così come la funzione send to back lo rimanda indietro. Posso copiare, quindi mi andrà a duplicare il gatto, e poi per tornare indietro basta fare undo e si ritorna indietro man mano di tutte le azioni che sono state compiute. Possiamo disegnare col nostro brush, scelgo un altro colore, facciamo
il giallo. Poniamo di volere sul collo, che non si vede comunque, mettere un collarino, ad aggiungere l'elemento e del colore che io ho scelto. Indietro e elimino l'elemento con la freccia qui sotto a sinistra. Col select posso anche ridurre o aumentare la dimensione del mio micio. Allora, se io l'aumento, cambia anche la prospettiva e aumenta ovviamente anche la dimensione. Quando c'è una diminuzione dell'immagine, può essere che dia seguito a generare delle immagini che non hanno più a che fare col nostro micio. Per esempio, da Sketch Color passiamo ad Cinematic. Abbiamo un risultato completamente diverso. Per esempio andiamo nel Photography, crea degli artefatti ed è necessario quindi intervenire diminuendo la creativity strength, e non sempre, perché se io la porto comunque a 0,30, che è il punto più basso, vedete che non riesce, quantomeno con questo preset, non riusciamo ad ottenere un risultato chiaro. Nel momento in cui andiamo a aumentare l'immagine, ritorniamo ad avere delle sembianze da gatto. Più vado ad aumentare, la creativity strength è sempre bassa, quindi creativity strength, preset, tutto va bilanciato in base al risultato che vogliamo ottenere e ogni preset risponde diversamente, quindi avremo delle elaborazioni totalmente diverse in base al preset che andiamo ad utilizzare. Sempre sulla sinistra troviamo Generate. Il Generate mi permette di creare un'ulteriore immagine da inserire all'interno del mio progetto. Non dobbiamo fare altro che inserire il prompt qui. Cambio anche il preset, metto anime. Qui metto Red Cat. Se mi sta bene, confermo, altrimenti posso fare rielaborare e devo cliccare su Regenerate. Se mi sta bene, Done, viene confermata. Posso poi procedere a rimuovere lo sfondo. Qui sto realizzando tutto il progetto senza la spesa di token. Però posso andare a inserire quindi nel mio progetto un nuovo elemento. Bene, adesso cancello questo, basta che vado in Clear Canvas, qui a sinistra dove c'è il cestino, confermo, andiamo sempre nell'Add Image. Perfetto, io ora ho inserito un'immagine che ho già realizzato in precedenza. Adesso risposto la creativity strength, posso mettere painting per esempio, diminuire un po' la creativity strength per renderlo più similare al mio progetto originario. Bene, adesso faccio un instant refine per migliorare l'immagine. Se sono soddisfatta dell'immagine, a questo punto posso scegliere la funzione Output to Input. In questo modo mi riporterà il progetto finale sulla sinistra, dove potrò effettuare tutte le mie modifiche. Abbasso la Creativity Strength al minimo, posso prendere il pennello e andare a inserire degli elementi. Cambio il colore, porto sul verde. Per esempio voglio mettere dell'altro verde qui, dove ci sono queste rocce. Ha rielaborato l'immagine. Voglio inserire il sole, cambio, porto sul giallo, aumento un po' il pennello, clicco qui, rielabora il sole in alto. Qua si vede poco perché sta utilizzando dei colori un po' più tenui. Una volta fatte queste modifiche, poniamo che l'immagine di destra è la vostra soluzione ottimale, potete partire nuovamente da questa per realizzare altri dettagli. Quindi potete cliccare su Output to Input, verrà riportata nella parte sinistra dove io potrò andare a lavorare sulle sfumature anche, oltre che sugli elementi, o eliminare elementi che non mi convincono. Vi ricordo poi che con le palette di colori potete creare, muovendovi con questo cursore, anche le sfumature. Se la porto sul bianco, diminuisco un po' col cursore sotto della trasparenza, passo qui. Quindi dove i colori secondo me magari sono troppo intensi, posso anche intervenire in questo modo. Vedete come ha schiarito la parte. Poi per scaricare l'immagine, come abbiamo visto prima, andiamo nei download. Da Canvas
viene scaricata un'immagine di dimensioni 512x512 pixel. Bene, un altro elemento di Real Time Canvas è l'InPaint. Qui in alto vicino a Draw abbiamo InPaint. Se clicco su InPaint, l'immagine di destra verrà riportata sulla sinistra e qui posso lavorare. Prendiamo un'altra immagine, vado a caricare un'immagine dal mio personal feed, voglio occupare tutta l'area di lavoro, per cui la ingrandisco, la posiziono un po' sotto e poi vado ad ingrandirla fino ad occupare tutta la superficie. Quindi sull'immagine di sinistra posso lavorare in funzione del risultato che voglio ottenere. Per esempio voglio inserire delle nuvole, prendo il brush, cambio il colore, quindi farò una nuvoletta qui e una qui. Capisce già che si tratta di nuvole e le ha posizionate esattamente dove io sono andata a fare il disegno. Se vado ad alzare l'InPaint Strength, le nuvole scompaiono, quindi l'uno è troppo alto e si discosta troppo dalla mia immagine di base, per cui devo scendere e man mano scendo e ritorno a visualizzare le nuvole. Possiamo inserire anche un inpainting prompt. Andiamo a inserire quindi l'inpainting prompt e vado a scrivere a black cat in front of the house, un gatto nero di fronte alla casa. Cambio il colore del mio brush e vado sul nero, diminuisco un po' lo strength e vedo che si abbozza un micio. Per ottenere un ulteriore miglioramento posso cliccare qui sulla destra e ho la guidance. La guidance permette di rendere l'output dell'immagine un po' più aderente al mio prompt. Quindi pian piano vado ad alzare, ok, poniamo che così mi può andare bene. Però nel momento in cui metto un po' più a fuoco il gatto, le nuvole, come vedete, si sono modificate. Quindi dovete elaborare i singoli elementi. Anche in questo caso possiamo fare l'Instant Refine. L'Instant Refine che si baserà anche sul preset scelto. Qui io ho Painting, se vado a fare Instant Refine mi elabora l'immagine come se fosse un quadro. Ecco, ricordatevi che qui potete lavorare senza alcun consumo di token. Se non avete ancora un account Leonardo, vi lascio il link sotto a questo video e potete registrarvi gratuitamente. Poi sempre nella descrizione trovate molte altre informazioni che possono esservi utili. Poi spendo in ultimo 2 parole sull'interactive mode e real time mode. Il real time mode può essere utilizzato solo in un account premium. Nel real time mode, mentre sto disegnando, man mano elabora le modifiche, quindi fa vedere quello che sta facendo. L'interactive mode, una frazione di secondo in cui tutto si ferma per l'elaborazione. Bene, per il real time canvas penso di avervi detto tutto. Passiamo adesso a Real Time Gen. Sulla sinistra, nella barra dei tools, Real Time Generation. Questa è l'interfaccia, in questo box centrale e dove avremo il nostro output, sotto dove possiamo inserire il nostro prompt. Spostandoci poi sulla destra abbiamo l'elenco dei preset soliti. Abbiamo il seed, è un random seed che si modifica di volta in volta. Allora, io adesso ho inserito un prompt semplicissimo, è dog. Il preset l'ho selezionato su Photography. Qui vediamo poi che abbiamo degli elementi. Kids Illustration, Tone and Anime, Folk Art Illustration, Coloring Book. Allora, vediamo se io muovo questo, che è Kids Illustration, man mano sale, ne cambia anche la prospettiva. Questo per le Kid Illustration. Andiamo a analizzare Toon and Anime, sarà un genere anime ovviamente, e crea anche degli sfondi. Folk Art Illustration, e questo è per i Coloring Book. È possibile comunque bilanciare, per esempio porto a questo livello il coloring book e porto più in alto il tone and anime. Quindi possiamo bilanciare tra di loro gli elementi. Poi vi dice che aumentando ovviamente il numero degli elementi, il tempo di generazione dell'immagine diventa più lento. Per ripulire potete fare qui reset, ok, tornate
all'immagine iniziale e i cursori vengono riposizionati come di default. In alto a destra avete il Creative Upscale. Di default vi propone già il Creative Upscale perché è quello che raccomanda nel caso di generazioni di immagini con la Real Time Generation. Vi prende 8 token. Abbiamo anche il Normal Upscale e qui semplicemente fate il download. Bene, anche per queste due funzionalità mi sembra di avervi illustrato tutto. Vi ricordo di condividere i video, di mettere like se i video tutorial che carico sul canale vi sono utili e di iscrivervi per non perdervi futuri video che potrebbero interessarvi. Vi ringrazio di avermi seguita fin qui, alla prossima, ciao!